Eccoci nel video dove andremo ad analizzare come fare l'arpeggio di Si maggiore e Sol diesis minore. Andiamo subito a vedere come si fa a fare questo arpeggio. Eccoci allora all'analisi dell'arpeggio di Si maggiore. Andiamo a posizionarci sul Si con il pollice. Andiamo poi a individuare quali sono le tre note da conoscere prima di fare questo arpeggio. Le tre note in questione sono il Si, il Re diesis e il Fa diesis, quindi queste tre. Attenzione che questo sarà l'arpeggio fatto sui diesis più difficile, perché poi ci sono quelli sui bemolli, ma per quanto riguarda quello dei diesis è il più difficile in quanto è l'arpeggio che contiene più diesis, quindi avremo anche dei movimenti che possiedono ben 3 tasti neri su 4. Andiamo allora a vedere il primo movimento. Partiamo subito da Si, Re diesis, Fa diesis e Si. Vediamo che i due diesis sono quelli, il primo e l'ultimo dei gruppi, quindi il gruppo da 3 e il gruppo da 2. Abbiamo l'ultimo del gruppo da 2 e il primo del gruppo da 3. Quindi fra questi due non ci si può sbagliare perché c'è anche un po' di spazio, perché abbiamo il Mi e il Fa in mezzo. Abbiamo quindi Si iniziale e Si finale con secondo e terzo dito su questi due diesis. Poi abbiamo secondo movimento, ecco qui fare attenzione perché cominciamo ad avere 3 diesis, quindi come sempre cicliamo sulle tre note, partiamo dal Re diesis, abbiamo poi il Fa diesis, quindi l'1 e il 2 andranno su queste due note. Qui il problema sarà fare l'1 e il 2 con queste due, sempre le stesse, però il 4 sul Si. Quindi dovete cercare di tenere questa distanza fra secondo e quarto dito e cercare di mettere anche il pollice. Anche qui potete partire più interni, sempre verso la fine del tasto nero, mi raccomando, mai all'interno del tasto nero. Potete partire con queste due dita non curandovi del quarto dito, eseguire Re diesis, Fa diesis, mentre fate il Fa diesis fate questo movimento ad uscire che vi permette di colpire anche il Si col quarto dito, cercando di colpirlo più esterno possibile, quindi non qua dentro, cioè si può anche fare qua dentro, però è molto più fluido se riuscite a beccarlo, non dico alla fine del tasto, ma almeno a metà fra la fine dei tasti neri e i bianchi, a metà qui. Quindi il movimento va fatto proprio così. L'ultimo tasto, infatti ho esitato a farlo, è il Re diesis, quindi quello alto. Questo qua va fatto tornando in dentro col mignolo, quindi dovete cercare di fare sempre questo movimento a ventaglio più o meno, ventaglio al contrario, che vi permette di prendere le prime due note ma anche l'ultima. Adesso andiamo a vedere il terzo movimento. Anche questo movimento purtroppo possiede 3 diesis. Ecco, abbiamo subito Fa diesis, Si e Re diesis alto. L'ultima nota è il Fa diesis. Anche qui vedete la mia mano come si muove. Così. Quindi senza avere la mano statica, cercando di indovinare le note, che è così, che è molto più scomodo, cercate di fare un movimento anche un po' di polso accompagnato. Il polso non può fare altro che aiutarvi in questo caso, perché vi aiuta ad agevolare, come si dice, l'ergonomicità della mano. Quindi invece che usare solamente le dita e polso fisso, cercate di accompagnare con il polso. Molto importante per fare gli arpeggi, soprattutto sui tasti neri. Quindi questo è altrettanto difficile come movimento. Arriviamo sul Fa diesis alto e abbiamo come sempre l'ultimo movimento che inizia dal Si, finisce dal Si, è uguale al primo, e abbiamo nuovamente il secondo e terzo dito su questi due diesis fra loro distanti.
i due tasti neri distanti. Così abbiamo finito, anche siamo arrivati in cima. Adesso torniamo indietro. Come sempre manteniamo la posizione della mano che avevamo a salire. Stavolta mignolo e anulare sul fa diesis e re diesis. Ci prepariamo quindi a fare mignolo anulare, poi l'indice che andrà sul si e poi fa diesis. Attenzione che fra l'1 e il 2 anche qui abbiamo molto spazio. Ecco, quindi anche qui mano a ventaglio, cercate di accompagnare. Vedete che è molto più lineare se riuscite a fare questo movimento invece che questo. Questo sì, può sembrare comodo, veloce perché tenete la mano assolutamente ferma, però vi obbliga a stare più interni sui tasti neri. Perché anche se state proprio alla fine dei tasti neri, avrete il secondo dito che è un po' schiacciato, che non riesce a fare bene il suo lavoro. Invece così facendo partite molto più comodi col quarto e il quinto e avete già il secondo libero. E poi una volta fatto il secondo si tratta di avvicinare il primo al fa diesis. Poi abbiamo l'ultimo movimento che è uguale al... no, scusate, c'è ancora un altro movimento prima del primo. Abbiamo quindi quello che parte dal re diesis e arriva al re diesis. Quindi abbiamo re diesis, si, fa diesis e re diesis della prima ottava. Anche qui stesso discorso, quindi partiamo comodi col 5-4, re diesis, si col 4, poi avviciniamo il 2 dopo, il 2 e l'1 li avviciniamo dopo, tanto sono molto comodi il e l'1, e il difficile è fare il 5 e il 4 e poi avvicinare il 2. Quindi anche questo è un movimento da studiare bene, pian pianino, proprio studiatelo così. Poi nuovamente, finché vi viene proprio automatico farlo, quindi l'importante è il movimento corretto. Poi abbiamo l'ultima che sarebbe uguale alla prima, quindi nuovamente questa posizione col 2 e il 3 sui due tasti neri, però stavolta facciamo dal mignolo al pollice. Questo comunque è il movimento più facile in assoluto perché ci permette di tenere proprio la mano ferma con le due dita sui due tasti neri e le due dita meno forti, diciamo il mignolo, quelle più corte sui tasti bianchi. E quindi è il movimento più facile di questo arpeggio. Anche qui abbiamo finito, quindi andiamo a sentire come si fa pian pianino questo si maggiore. Bene, ora che abbiamo visto il si maggiore, andiamo a vedere la relativa minore, quindi il sol diesis minore. Per fare il sol diesis minore, come sempre, ci posizioniamo sulla nota corrispondente, quindi dito numero 1 sul sol diesis. Partiamo pure con il sol diesis della prima ottava, quindi senza andare a cercare quello più basso, perché molto probabilmente non tutti ce l'hanno. In ogni caso, se non doveste avere il sol diesis della seconda ottava, andate invece magari a trovare quello più basso, dipende molto dalla vostra fisarmonica. Adesso andiamo a vedere, quindi il sol diesis lo prendiamo dalla prima ottava, quindi il sol diesis, le tre note che girano questa volta sono il sol diesis, il si e il re diesis, quindi diverso da prima che avevamo
il Fa diesis, stavolta il Fa diesis non c'è il Sol diesis. Andiamo a partire, questo primo movimento abbiamo pollice sul Sol diesis e 3 e 5 sui 2 diesis, quindi l'unica nota che non è diesis è il Si. Quindi il movimento si fa così. Attenzione che c'è molto poco spazio fra il primo e il secondo dito. Ecco, quindi è ancora più difficile del Si maggiore questa, perché purtroppo si parte con il pollice subito sul tasto nero e bisogna allargare il 2 e il 3 abbastanza, invece l'1 e il 2 rimangono abbastanza attaccati fra di loro. Ecco, adesso in compenso abbiamo il secondo movimento che è abbastanza comodo perché abbiamo l'1 e il 5 sui 2 Si. Abbiamo il quarto dito quindi sul Sol diesis. Abbiamo quindi, questa volta non sono più i 2 diesis quelli distanti come prima, ma abbiamo il Re diesis ma il Sol diesis, quindi il diesis, il tasto nero a metà del gruppo da 3. Abbiamo questo. Poi si fa nuovamente un saltino e si prende Re diesis, Sol diesis con il primo e il secondo dito. Qui è un po' più comodo perché le prime due dita sono più facili da allargare rispetto al secondo e il terzo dito. Ecco, qui dobbiamo fare attenzione che c'è nuovamente questo movimento a ventaglio per colpire il Re diesis della terza ottava con il mignolo. Ecco, questo è il movimento, direi più facile del primo movimento questo. Infatti adesso con l'ultimo movimento abbiamo nuovamente lo stesso movimento di prima, quindi anche qui è molto molto difficile. Attenzione, questo è proprio il movimento in assoluto più scomodo. Abbiamo 1, 2 nuovamente su Sol diesis e Si che sono molto attaccate, e poi dal 2 al 3 invece c'è un bel allargamento e abbiamo Re diesis e Sol diesis della terza ottava. Se siete invece partiti da molto in basso, dall'inizio della tastiera, dovreste arrivare invece alla seconda ottava, quindi a questo qui, a questo Sol diesis qui. Questo deve essere l'ultimo. Se invece siete partiti da qui, dovreste arrivare qua su dove c'è la terza ottava. Adesso prendiamo e torniamo indietro, quindi si riparte dalla stessa posizione. Poi abbiamo il numero 5 sul Re diesis della terza ottava, e qui questo è abbastanza semplice perché riusciamo a fare col 5 e il 4, dobbiamo allargare parecchio, mi raccomando. Poi abbiamo secondo e primo dito, il secondo e il quarto sono attaccati, mentre il primo dito è più staccato. Poi abbiamo il movimento quello più facile, quindi dal Si al Si, con 4 e 2 su questi due diesis, Sol diesis e Re diesis. E infine l'ultimo movimento che è uguale al primo, che nuovamente ci vede fare questa cosa qui, quindi davvero difficile, 1, 2, 3 distante. Per farlo bene sappiamo che il 5 e il 3 sono abbastanza normali, poi abbiamo un allargamento tosto del 2, questo è un bel allargamento, e l'1 invece che una volta abbandonato il dito numero 5 possiamo avvicinare al Sol diesis per rifare la nota che avevamo fatto all'inizio. Molto molto bene, questo allora era l'arpeggio di Si maggiore Sol diesis minore. Il prossimo arpeggio che andremo ad analizzare è quello di Fa maggiore e Re minore, quindi si torna sugli arpeggi con i soli tasti bianchi, ma questo si vedrà nel prossimo video dedicato agli arpeggi.